Ciao ragazzi, in questo tutorial impariamo a risolvere i sistemi lineari di due equazioni in due incognite utilizzando il metodo grafico. Questo argomento è già stato trattato in modo approfondito nel video numero 13 della playlist Geometria Analitica, quella di colore verde. In tale video abbiamo visto come sia possibile risolvere un sistema lineare rappresentando sul piano cartesiano le due equazioni del sistema che, essendo lineari, cioè di primo grado, sono due rette. La soluzione del sistema si ricava determinando le coordinate del punto di intersezione fra le due rette. Questo metodo, pur essendo meno efficiente di quelli trattati in precedenza e sicuramente meno preciso, poiché funziona bene solamente quando le rette sono semplici da rappresentare e quando si intersecano in punti di coordinate intere, è di enorme importanza teorica, poiché permette di capire quando un sistema è determinato, indeterminato o impossibile. Con questo metodo ricaveremo dunque una semplice regola che ci permetterà di individuare i sistemi indeterminati ed impossibili solamente osservando i coefficienti dei termini presenti nelle equazioni. Eviteremo così di perdere tempo nella risoluzione di sistemi di cui conosciamo già il risultato a priori. Cominciamo! Siccome il metodo grafico è già stato trattato nel video precedentemente menzionato, ripassiamolo brevemente con un semplice esempio. Innanzitutto, per poter rappresentare le due rette sul piano cartesiano, è necessario scrivere le loro equazioni in forma esplicita, cioè è necessario ricavare la y da entrambe le equazioni. Spostiamo dunque a destra i termini in x cambiandoli di segno. Siccome nella prima equazione la y ha coefficiente negativo, cambiamo tutti i segni nell'equazione. Per ricavare la y dalla seconda equazione, dividiamo singolarmente ogni termine per 2, ottenendo così l'equazione della seconda retta in forma esplicita. Facciamo ora la stessa cosa con la prima equazione. Siccome ora le due equazioni si presentano in forma esplicita, possiamo rappresentare graficamente le due rette. Per rappresentare la prima retta, posizioniamo un punto di ordinata -4 sull'asse y. Da questo punto ci spostiamo a destra di 2 quadretti e su di 3 quadretti e posizioniamo un secondo punto. Congiungendo i due punti e prolungando da entrambe le parti, otteniamo la rappresentazione grafica della prima retta. Rappresentiamo ora la seconda retta e posizioniamo un punto di ordinata +8 sull'asse y. Da questo punto ci spostiamo a destra di 2 e giù di 1 e posizioniamo un secondo punto. Congiungendo i due punti e prolungando, si ottiene la rappresentazione grafica della seconda retta. Come si può notare dal grafico, le due rette si intersecano nel punto P di coordinate 6, 5. La soluzione del nostro sistema è dunque x uguale a 6, y uguale a 5. Se vi occorre fare un breve ripasso sulla rappresentazione grafica di una retta, vi consiglio di guardare i video 8 e 10 della playlist Geometria Analitica, menzionata in precedenza. Rivediamo ora brevemente tutta la procedura risolutiva. Dato un sistema di due equazioni lineari in due incognite, innanzitutto è necessario ricavare il valore dell'incognita y da entrambe le equazioni del sistema, cioè è necessario scrivere le equazioni delle due rette in forma esplicita. A questo punto è necessario rappresentare graficamente in modo accurato le due rette e determinare le coordinate del punto di intersezione fra di esse. La scissa del punto di intersezione fornisce il valore della x, soluzione del sistema, mentre l'ordinata del punto di intersezione fornisce il valore della y. Facciamo ora alcune importanti considerazioni sulle possibili soluzioni di un sistema lineare. Quando rappresentiamo sul piano cartesiano due rette, dal punto di vista delle intersezioni si possono verificare solamente tre casi. Le rette possono essere incidenti, cioè si intersecano in un solo punto, oppure possono essere parallele, cioè non si intersecano mai, oppure possono essere coincidenti, cioè sono sovrapposte e si intersecano in qualsiasi loro punto. Ora vi fornisco una semplice regola che ci permetterà di stabilire se due rette sono incidenti, parallele o coincidenti.
e quindi di stabilire se un sistema è determinato, impossibile o indeterminato, solamente osservando i coefficienti presenti nelle equazioni del sistema. Un sistema è determinato quando il rapporto fra i coefficienti della x è diverso dal rapporto fra i coefficienti della y. Nel primo esempio possiamo osservare che il rapporto fra i coefficienti della x vale 1, dato da 1 fratto 1, mentre il rapporto fra i coefficienti della y vale meno 3, dato da meno 3 fratto 1. I due rapporti sono dunque diversi e, come possiamo osservare dal grafico, le due rette sono incidenti, cioè si intersecano in un solo punto, e dunque il sistema è determinato, cioè ammette un'unica soluzione, che nel nostro caso è x uguale a 3, y uguale a 2, che sono appunto le coordinate del punto P. Nel secondo esempio, il rapporto fra i coefficienti della x vale più un mezzo, dato da più 1 fratto più 2, e il rapporto fra i coefficienti della y vale ancora più un mezzo, dato da meno 3 fratto meno 6. Osserviamo dunque il terzo rapporto. Il terzo rapporto vale più un sesto, dato da meno 3 fratto meno 18, ed è dunque diverso dai primi due rapporti. Le rette dunque sono parallele, cioè non si incontrano mai, e pertanto questo sistema è impossibile. Questo caso si verifica quando i primi due rapporti sono identici, ma sono diversi dal terzo rapporto. Osservando infine il terzo esempio, notiamo che tutti e tre i rapporti valgono più un mezzo, e dunque le rette sono coincidenti, cioè si intersecano in infiniti punti. Come possiamo notare, infatti, la seconda equazione si può ottenere dalla prima moltiplicando entrambi i membri per 2, e dunque le due equazioni rappresentano la stessa retta. Possiamo dunque affermare che un sistema è indeterminato, cioè ammette infinite soluzioni, quando i tre rapporti sono uguali fra loro. Prima di concludere, voglio fornirvi questo schema, che vi eviterà di perdere tempo inutilmente nel risolvere sistemi di cui conosciamo il risultato a priori, solamente osservando i coefficienti dei termini in essi presenti. Innanzitutto, se il rapporto fra i coefficienti della x è diverso dal rapporto fra i coefficienti della y, il sistema è determinato e dunque va risolto. Troveremo così una soluzione. In caso contrario, cioè quando i due rapporti sono uguali fra loro, il sistema non va risolto, poiché è impossibile oppure indeterminato. Il sistema è impossibile, cioè non ha alcuna soluzione, quando i primi due rapporti sono uguali fra loro e diversi dal terzo rapporto, che è il rapporto fra i termini noti presenti nel sistema. Il sistema è invece indeterminato, cioè ha infinite soluzioni, quando i tre rapporti sono uguali fra loro. Dunque, ricordate, se i primi due rapporti sono diversi fra loro, il sistema va risolto. Se i primi due rapporti sono uguali fra loro, il sistema non va risolto. Infine, voglio farvi presente che se non ci accorgessimo che un sistema è indeterminato o impossibile e iniziassimo a risolverlo col metodo di Cramer, lo noteremmo subito, poiché il calcolo del delta ci fornirebbe il risultato 0. Infatti, utilizzando Cramer, quando il delta è diverso da 0, il sistema è determinato e dunque ha una soluzione unica, mentre quando il delta è uguale a 0, se almeno uno dei due determinanti delta x oppure delta y, oppure se entrambi sono diversi da 0, il sistema è impossibile. Quando invece tutti e tre i determinanti sono uguali a 0, il sistema è indeterminato. Prima di concludere, ti invito a scrivere in forma canonica e a provare a risolvere i seguenti 9 esercizi. Ti faccio però presente che la maggior parte di essi sono sistemi indeterminati oppure impossibili. Attenzione dunque a non perdere tempo inutilmente. Nel prossimo tutorial di questa playlist impareremo a risolvere i sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite. Vi aspetto! Ciao!